Ciao! Nel precedente video abbiamo iniziato il confronto tra le due categorie di macchine per tatuaggio, bobina e rotativa. Abbiamo esaminato gli aspetti che riguardano esclusivamente il loro sistema di spinta, quindi rotazione e battuta. In questo video tratteremo altri temi molto importanti legati alla funzionalità di queste macchine. Parleremo di rumorosità, potenza, precisione, versatilità e settaggio. Dunque, partiamo con la rumorosità. Questo fattore sembrerebbe estraneo al risultato ed alla funzione di queste macchine, ma chi si sottopone al tatuaggio spesso, soprattutto le prime volte, è piuttosto teso. Una macchina come una rotativa, che è molto più silenziosa di una bobina, è percepita come una macchina più buona, meno aggressiva. Questo significa che il sistema a rotazione favorisce il rilassamento, il dialogo con il tatuatore, l'ascolto di musica. In poche parole, rende l'ambiente più tranquillo. Usare macchine più silenziose potrebbe essere meno stressante anche per il tatuatore stesso, soprattutto per quelli che lavorano a stretto contatto con altri colleghi, magari nello stesso ambiente. Questo significa che anche la rumorosità, anche se indirettamente, può influire al raggiungimento di un buon risultato. Passiamo ora alla potenza. Per potenza intendo la capacità di una macchina di spingere nella pelle parecchi aghi. Grazie al proprio principio di funzionamento, la macchina a bobina in questo non ha rivali. Ma se non cerchiamo un carro armato, ci sono macchine rotative abbastanza potenti da svolgere lavori pesanti senza nessun problema. Precisione. Con questo intendo la capacità di saper tracciare linee molto sottili e in modo perfetto. Questa è considerata specialità delle rotative grazie al fatto che sono praticamente assenti di vibrazioni. Ma c'è da dire che anche con macchine a bobina, se equipaggiate in modo leggero e ben tarate, possiamo eseguire delle miniature perfette. Versatilità. Cioè la capacità che ha la macchina di adattarsi a compiere correttamente i vari compiti, linea, sfumatura, riempimento, e di saperlo fare con le varie grandezze di puntali, quindi con più o meno aghi. Per quanto riguarda le macchine a bobina, le più versatili sono quelle chiamate ibride. Queste hanno una componentistica di media potenza e riescono a fare abbastanza bene sia linee sottili che a sostenere un discreto numero di aghi per i vari compiti. Le macchine rotative riescono a lavorare coprendo una vasta gamma di puntali. Nei modelli più comuni riescono a dare la perfezione da puntali molto piccoli fino a medio alti. Ed ora passiamo al settaggio. Per le rotative è piuttosto semplice. Con il tubo regoliamo l'uscita dell'ago. In alcuni modelli è possibile regolare l'ammortizzazione e tramite l'alimentatore possiamo agire su velocità e potenza. Per quanto riguarda le bobine dovremo aprire un capitolo. Chissà, forse lo tratteremo in un'altra molecola. Le bobine hanno nel settaggio il loro punto debole e il loro punto di forza. Debole perché è molto complesso e praticabile solo da mani esperte. E punto di forza perché, grazie al fatto che si possa agire su tanti punti di regolazione, queste macchine possono essere rese perfette ad ogni specifica condizione di utilizzo. Quindi, quale consigliare? Ovviamente non posso promuovere uno o l'altro sistema senza sapere in che mani dovrà andare. Per quanto riguarda le macchine a bobina, io credo che si possa valutarne l'utilizzo nel caso in cui si abbia la fortuna di stare a contatto costante con tatuatori più esperti che possano guidarci, aiutarci a sentire che cosa la macchinetta ci dice e a capire che cosa noi possiamo chiedere a lei. Alle macchine rotative spesso vengono attribuite attitudini a svolgere solo alcuni compiti. Non è così.
Le macchine rotative possono fare tutto. In realtà sia macchine a bobina che macchine rotative possono portarci dove vogliamo. A dimostrazione di questa tesi ci sono i tatuatori che sia con un sistema che con l'altro riescono a compiere dei capolavori. In estrema sintesi potremmo dire che le bobina sono una motocicletta, le rotative uno scooterone. È certo che il mezzo è importante, ma niente a confronto di come lo si guida, niente rispetto alla meta prefissata. Con questo io vi auguro di trovare il giusto feeling con la vostra macchina di lavoro, ma ancora di più io vi auguro buon viaggio. Abbiamo trattato i temi più importanti, ma certo non abbiamo detto tutto su queste macchine, avremmo potuto parlarne ancora per tante ore. Ma queste sono molecole e chi non le condivide che possa tatuare l'infinito all'infinito. A tutti gli altri auguro buone sfumature, grazie per l'ascolto e alla prossima. Ciao a tutti!